Nel video precedente abbiamo montato la parete divisoria tra zona guida e zona notte, creando una porticina d'emergenza, installato il mobiletto e sostituito la cucina di induzione con quella a gas. E in questo video abbiamo tantissime sorprese per voi. Eccoci qua in camper. Stamattina Sebastiano è andato a Cagliari per acquistare dei profili che serviranno per le aperture che andremo a fare dalla motrice alla cellula. Io invece oggi andrò a mettere queste mattonelle. Mi piace un sacco. Comunque non è ancora finito perché dovrò andare a fargli tutte le fughe e poi gli manca questo pezzettino qui che è da smerigliare, da tagliare la mattonella, e glielo farò fare a Sebastiano perché non l'ho mai fatto, quindi non mi fido più di tanto, e visto che abbiamo le mattonelle contatte glielo faccio fare direttamente a lui. Finalmente è arrivato il grande momento: aprire un varco tra la zona notte e la zona giorno. Non ho ripreso perché c'era troppa polvere. C'era troppa polvere e quindi non ho potuto riprendere. Però, c'è un però, il taglio è fatto. Allora, è stato abbastanza complesso, anche perché l'alluminio, cioè, non perché non pensavo ci fosse l'alluminio, invece la lamiera posteriore del camion, della motrice, è fatta di alluminio. Incredibile che abbiano usato l'alluminio. Comunque si taglia come il burro, quindi dai, l'importante è che adesso ho il buco fatto, diciamo, nella lamiera. Ora ci sarà tutto il pezzo da saldare attorno come montante per la motrice, e da lì poi ci sarà la cornice che andrà ad appoggiare esteriormente sulla motrice. Poi vi farò vedere tutto nel dettaglio perché non è facile da spiegare quello che sto facendo. Ecco qua, il taglio è fatto. Adesso questa qui che sono andato a tagliare andrà ad appoggiare così qua sotto, in questo modo, per poter saldare, da saldare praticamente, e andrà a fare da cornice interna. Ora la pulisco bene e poi qui verticale ci saranno altri due montanti che andranno saldati. Adesso dovrebbe arrivare Mauro per saldare questi due pezzi. Ho preso le misure dalla motrice, che era la parte più importante perché doveva risultare proprio al centro a causa della curvatura, e quindi nella parte del bagno è risultata molto vicino alla doccia la misura del taglio, però per fortuna giusto. Praticamente dovrò andare a tagliare a linea con il bordino in alluminio e poi in questo punto qua risulterà la porta proprio centrale sotto la finestra. Primo taglio fatto, adesso vado dall'esterno, dovrò andare a sollevare la motrice perché altrimenti non ci passo per fare il taglio, quindi ora vado fuori, svuoto tutta la motrice, sollevo la cabina, la motrice, e faccio il taglio dalle parti esterne. Ecco qua, la motrice adesso si presenta così. Taglio fatto, montanti nuovi saldati. Questo quadrato sarà il nostro passaggio per la camera da letto. Vado a sollevare la motrice per poter continuare il taglio della cella, che ho iniziato a farlo dalla parte del bagno, però devo fare il doppio taglio, quindi ora vado a sollevare la motrice per poter tagliare dalla parte esterna.
iniziamo. È il grande momento. Sono pronto a buttare giù l'apertura da dietro ad avanti. Eccoci pronti. Oh, ed ecco il nostro passaggio. Ho continuato il lavoro senza riprendere troppo, però vi spiego che cosa ho fatto. Ho tagliato, come avete visto, la schiuma della cella e sono andato ad installare dalla parte esterna degli angolari dove poi andrò a fissare la gomma. Perché la gomma? Ovviamente la cella, avendo una mobilità sua, deve avere una flessibilità questo passaggio, quindi andrò ad installare della gomma abbondante per poter avere questa escursione che ha la cella posteriormente. Ora vi faccio vedere dalla parte esterna gli angolari che ho fissato e poi vi faccio vedere dalla parte interna la cornice della porta che avevo acquistato su internet, quindi una classica botola per soffitta o qualsiasi cosa si voglia fare con questa botola. È una botola in cartongesso idrifugo, sì, impermeabile, e anche se di impermeabile non abbiamo bisogno, però per essere sicuri ho voluto prenderla impermeabile. Dalla parte interna sono andato a fissare la cornice, ci manca da mettere la porta, quindi con le cerniere, per poterla aprire verso il bagno. Ecco qua, questa è la cornice della botola che sono andato a fissare dalla parte interna con dei rivetti direttamente che vanno a prendere la vetroresina e poi dei bulloni a testa piatta che passano dall'interno all'esterno perché vanno a stringere la cella e far sì, come abbiamo fatto con le finestre, far sì che tutto rimanga bello stabile. Ho messo adesso queste assi di legno per andare a pressare, perché ho tagliato i pezzi di vetroresina della cella che ho tagliato su misura per andare a ricoprire la schiuma. Ho recuperato quei pezzi per ricoprire la schiuma, ora li ho incollati e per fare pressione che si incolli bene, per far incollare bene il tutto, ho messo le tavole che fanno pressione. Ora vi mostro dalla parte esterna. Questo è il nostro passaggio dall'interno, quindi abbiamo il bagno qui col passaggio per andare davanti. Dall'esterno invece, come potete vedere, anche qui fissati con i rivetti e poi con i bulloni passanti, qui sono fissati degli angolari completamente sigillati sotto, ovviamente, dove a questi angolari andrò a fissare con una piattina la gomma che andrà a collegare la cella alla motrice. E questo è il risultato attuale dall'esterno. Nella parte esterna, dove ho messo gli angolari sulla cella, andrò a fissare la gomma in modo fisso, invece dalla parte della motrice andrò a fissarla con una cornice, quella che vi ho fatto vedere che stamattina stavo verniciando. Andrò a fissare la gomma su quella cornice e poi quella cornice andrà fissata ai montanti della cella con dei bloccaggi, così che da poter, quando in caso di necessità di ribaltamento della motrice, si può sganciare in modo molto veloce e si può ribaltare la motrice. Il giorno dopo è successo qualcosa di epico. Indovinate? Quindi le targhe montate. Innanzitutto buongiorno. Sebastiano sta mettendo il soffietto che servirà appunto per isolare il passaggio tra la zona giorno e la zona notte e
pensiamo anche di installare questo prodotto, un condizionatore che è abbastanza innovativo perché appunto non avendo la camera da letto coibentata momentaneamente ci serviva un qualcosa che ci permettesse sia in caso di eccessivo calore il raffreddamento della camera, in caso di freddo il riscaldamento. Quindi abbiamo deciso di installare questo nuovo prodotto, la Wave 2 della EcoFlow, e andremo a posizionarlo nella motrice, nella camera da letto. Andremo a metterlo sotto il letto. Poi quando andremo a installarlo vi mostreremo appunto tutti i passaggi che faremo per l'installazione, che andremo ad attaccare direttamente alla stazione elettrica che posizioneremo nella camera da letto. È un prodotto abbastanza innovativo perché appunto fa sia aria calda che aria fredda. Durante l'estate si percepiva troppo il caldo, in Macedonia siamo arrivati ad avere 55 gradi in camper, quindi non volevamo ripetere un'esperienza del genere. Per questo motivo abbiamo pensato appunto di installare un prodotto che ci permettesse di avere dell'aria condizionata, dell'aria fredda durante le giornate di grande calore. La cosa però che un po' ci infastidiva al pensiero era il fatto che installandolo in camera non avremmo potuto magari avere dell'aria fredda in cucina. E questo prodotto diciamo che ci ha risolto i nostri problemi perché non ha bisogno di essere per forza attaccato alla corrente. Infatti possiede una sua batteria che una volta carica ovviamente ha un'autonomia di 8 ore. Se siamo nella zona giorno per cucinare possiamo tranquillamente prenderlo e posizionarlo per terra o sulla cucina, e quello ci darà appunto la garanzia di avere dell'aria calda o dell'aria fredda. Non abbiamo problemi per l'aria calda nella zona giorno perché abbiamo il cinebasto, però non avevamo niente per raffreddarla, quindi è una figata perché noi ci mettiamo la batteria, montiamo la batteria nel condizionatore e lo possiamo spostare dove vogliamo. E siamo davvero felici perché ci siamo tolti un altro pensiero, quindi il fatto di non aver paura dell'estate per via del calore è una grandissima cosa, perché con l'intenzione di voler andare in Africa il prossimo inverno e primavera sicuramente avremmo avuto problemi per quanto riguarda il caldo, quindi questo ci toglie davvero tanti pensieri. Adesso ancora non lo stiamo installando, stiamo terminando i lavori nella cabina e quindi non possiamo ancora installarlo, però non appena termineremo il tutto vi faremo vedere il posizionamento che andremo a metterlo, dove andremo a metterlo. Perché parlo di installazione? Cioè, volendo questo prodotto puoi spostarlo dove vuoi tramite la batteria. Se per esempio adesso io ce l'ho in cucina non c'è nessun problema di andare ad installare dei tubi perché c'è un circolo d'aria, però volendolo mettere nella camera da letto per esempio, lì ha bisogno di avere un circolo d'aria e ti danno in dotazione assieme al condizionatore anche dei tubi che tu puoi andare a installare in base all'idea di installazione che vuoi fare nella camera da letto o in altre stanze, insomma. Inoltre è semplice da ricaricare perché si può ricaricare sia con i pannelli solari che con l'accendisigari, come per qualsiasi prodotto comunque della EcoFlow. Quindi la stazione e il condizionatore andranno qui sotto e quindi grazie alla stazione elettrica potremo avere sia la corrente per il condizionatore ma anche per le luci e per ricaricare i nostri apparecchi elettronici. Momentaneamente, siccome rimarrà un po' in cantiere la camera da letto, non andremo neanche a posizionare dei LED. Stavamo pensando di comprare di quelle abajur a clip che la attacchiamo così dove capita e poi andremo a ricaricarla direttamente, ad attaccarla alla stazione elettrica, in modo da non dover fare troppi lavori per il momento. Adesso è l'ora di pranzo, quindi ci sposteremo, andremo a mangiare a casa. Io stasera non tornerò a fare i lavori perché devo montare il video, mentre Sebastiano continuerà con i lavori, appunto perché oggi è giovedì e pensiamo di partire lunedì, quindi ci mancano ancora un sacco di cose. Però non partiremo ancora dalla Sardegna, staremo un paio di giorni vicino al mare con un amico carissimo che sta venendo a trovarci e ne approfitteremo. Lui dormirà qua e noi dormiremo nella camera da letto, insomma, quindi la collauderemo. Sto lasciando
anche il condizione, il Wave 2 a ricaricare perché la batteria era scarica, quindi rimarrà un paio d'ore, dopodiché sarà pronto per poter essere spostato dove si vuole, insomma. Yeah, you wanna put that dish in your mouth.